Che poi uno fa in fretta a dire ciao, sono Alex Raccuglia. Io faccio in fretta, perché effettivamente sono Alex Raccuglia. Il mio vero nome è Alessandro Raccuglia Giaminardi, ma va bene così, chi se ne frega. Alex Raccuglia va più che bene per tutte le stagioni. E fa presto a dire sto andando da casa all'ufficio e nel frattempo racconto un po' di cavoli miei. Perché questo è quello che voi vi sentite dire tutte le volte. E però non è particolarmente la verità. Non è particolarmente la verità. Ed è venuta fuori più o meno ieri a pranzo. Noi in ufficio siamo in pochi, siamo tendenzialmente in 5 e pranziamo tutti insieme. Abbiamo una piccola sala mensa, mettiamola così, con un forno a microonde, ci scaldiamo l'acqua, il cibo che ci portiamo da casa, la schiscetta. Non andiamo quasi mai fuori a mangiare, semplicemente perché il nostro complesso dove lavoriamo noi è abbastanza distante da tutto e da tutti. Il primo bar è a, sono a 1 minuto a piedi dall'ingresso del complesso, solo che ci vogliono 7-8 minuti per raggiungere l'ingresso del complesso dove siamo noi, per cui è un po' una rottura di palle, per cui mangiamo spesso e volentieri lì e ogni giorno viene fuori un topic diverso. Nella maggior parte dei casi si parla di attualità e c'è un acceso dibattito tra quelli che vogliono fare i due maschi alfa, i due galli nel pollaio. Se non sono argomenti di cui sono particolarmente maneggevole, tendenzialmente li lascio parlare, ascolto, imparo anche un sacco di cose. Non voglio dire che sono quello che parla soltanto di roba che sa, tendenzialmente parlo un po' di tutto, però cioè, non ho voglia di fare quello che dimostra, bla bla bla. A me di far vedere che piscio più lontano non me ne frega un cazzo, veramente, non me ne frega un grandissimo cazzo. Ieri si è parlato di Harry Potter. Si è parlato di Harry Potter, del fatto che Amazon ha acquistato i diritti e sta lavorando a una serie in cui ogni stagione dovrebbe raccontare un libro, per cui finalmente, tra virgolette, si potrebbe avere una versione di Harry Potter più fedele ai libri, che racconti tutto il non detto, perché nei libri c'è un sacco di non detto e di sottotesto che nei film è tagliato troppo con l'accetta per essere digerito bene. Anche perché un film dura 2 ore, un libro uno se lo legge in 2 settimane più o meno, poi magari uno ci mette anche di meno, se è molto preso. Per me Harry Potter 4 è uno di quei libri che non mi ha fatto dormire finché non l'ho finito. Però questi sono anche cazzi miei. E allora si parlava di Harry Potter, di qua e di là, e io sto dicendo, guarda, io per puro caso in questo periodo sto riguardando i film con mia moglie. Tendenzialmente quando mettiamo a letto Francesco alle 10, perché noi vorremmo metterlo a letto prima, però cioè, capita una volta ogni 2 settimane che si addormenti prima delle 9:30. Tendenzialmente cioè, ci mette un po' ad addormentarsi, oppure come stanotte non solo ci mette un po' ad addormentarsi e si addormenta intorno alle 10, ma all'1:20 si sveglia e rimane sveglio fino alle 4, con il sottoscritto che ha dovuto leggergli i libri, per cui io ho dormito dalle 11 all'1:20 e dalle 4 alle 6:30. Siate contenti per la mia, per come sto affrontando la mia vita in questo istante. Cioè lo sto affrontando con un po' di tristezza. Allora, si parlava di Harry Potter, il fatto che sto rivedendo i film, che dicevo, vabbè, sì, hanno un sacco di limiti rispetto ai libri, però se tu non consideri i libri, possono anche funzionare. Ci sono alcuni film che sono terribili, tipo il 6 è proprio brutto, sotto ogni punto di vista. Gli altri un po' se la cavano, nel senso, il cambio di registro e di regista si vede in ogni film. Ovviamente il passaggio netto arriva tra il 2 e il 3, quando arriva Alfonso Cuarón al posto di, scusate, non ho dormito, però quello che fa tutti i film di Natale. E poi con gli ultimi dal 4 in poi, dal 5 in poi David Yates, perché il 4 l'ha fatto quello che ha fatto 4 matrimoni e un funerale, per cui non mi ricordo il nome. Scusatemi, cioè, ho dei grossi limiti stamattina. Vabbè, insomma, non voglio fare finta di essere quello che sa le cose se non le sa. Stavo dicendo sta roba qui, nel senso, poi c'è stata una bella diatriba su no, ma i libri hanno questo. Sì, è vero, lo so che i libri hanno questo, ma non puoi fare un film di 10 ore, motivo per cui faranno le serie televisive. Poi vediamo. Io dicevo, ogni volta che guardo questi film in cui ogni singolo personaggio, anche quello più marginale, è interpretato da uno dei più grandi attori britannici, non oso pensare cosa possono tirar fuori adesso, perché hanno avuto talmente tanto, attorialmente parlando, avevano proprio l'intera classe attoriale
inglese dal 2000 al 2010, e che cazzo c'è, nel senso, cioè, anche se c'è un ricambio generazionale, ma dal 2025 o 2026-27 al 2037, cioè nel senso, cioè comunque non ci sarà questo ricambio generazionale, e enormità del calibro di Alan Rickman, Maggie Smith, ehm, quello che faceva Sirius Black, perché ho dei momenti, sapete quell'attore che non ricordate mai? Ah, ha fatto qualsiasi cosa, ha iniziato con Leone, gigantissimo, vabbè, insomma, avete capito, cioè tutta quella classe lì non la ribeccate. E poi il culo marginale, totale, globale di avere Emma Watson, che, ok, è più figa del libro, però cacchio è bravina a recitare ed è magnetica, cioè nel senso, cioè, lei non riuscite più a ribeccarvela, forse Ron ci può anche stare, ma anche Harry Potter, cacchio, l'avevano azzeccato veramente bene, hai voglia di prenderlo, poi dicono, cambiamo un po', facciamo personaggi diversi, cambiamo cose, magari diventa Erra Potta, per dire, ci può stare tutto. Però, nel senso, cioè, è una sfida bella dura. Vabbè, insomma, si parlava di questo. Notare che tutto questo è il preambolo di quello che sto per dire. Si parlava di tutto questo e dicendo, e la mia collega ha detto, ma invece di riguardarti i film, perché non ti rileggi i libri? È vero, rileggere i libri, però è un casino. Al che l'originario di tutto quanto, cioè Harry Potter, è arrivato nel nostro ufficio e anche nella mia vita, grazie al mio caposocio. Sua moglie era andata in libreria per chiedere un consiglio per un libro per ragazzi, perché negli anni 90 le sue figlie erano piccole e le hanno consigliato il primo Harry Potter. E lei l'ha adorato, ha trasmesso, ha detto a suo marito, Marcello, guarda che questo è figo, guarda che questo è figo, guarda che questo è figo. Lui l'ha letto, è fighissimo, ha convinto l'altra collega, guarda che questo è figo, guarda che questo è figo. L'ha letto, l'ha convinto e lei ha convinto me. Per cui, nel senso, sono diventato un grande fan di Harry Potter. Gli ultimi 5, 6, 7 li ho letti in inglese perché non volevo aspettare la traduzione italiana. Li ho ordinati su Amazon, credo che li avessi comprati il giorno stesso, oppure sono andato in libreria proprio il giorno dell'uscita per poterlo prendere. Vabbè, so, cose belle, cose che mi ricordano l'entusiasmo e la contentezza. Tra l'altro mi ricordo che lessi il 5 in inglese, intanto che stavo facendo un lavoro per cui sono rimasto sveglio tutta la notte, intanto che renderizzava leggevo delle pagine, poi mi addormentavo, facevo finta di addormentarmi per 2 minuti e poi tornavo a leggere, poi tornavo a renderizzare. Erano tempi belli. Mi ricordo che allora, adesso non mi ricordo che anni erano, però ci mettevamo ore a renderizzare filmati a 320x240. Mamma mia, quanto mi sento. Cioè, adesso siamo qui a renderizzare in 4K e ci incazziamo se ci mette più di un secondo al secondo. Vabbè, e insomma, dico, perché non fai questa cosa qui? Perché non rilegge? Cioè, ho tempo per leggere anche di qua e di là. E il mio caposocio ha detto, guarda, io me li sono rigustati tutti con gli audiolibri letti da Francesco Pannofino, che se voi non sapete chi è, boh, però dovreste ascoltare la sua voce per capire che è il regista René Ferretti di Boris, un attore, doppiatore di George Clooney e di altri che hanno bisogno di una voce bella profonda. E lui dice che appunto la lettura di Pannofino è bellissima e rende veramente tanto. Al che appunto la collega mi ha detto, vabbè, a questo punto, visto che tu ti fai un'ora e tre quarti ogni giorno, andare a tornare, potresti ascoltarti quelli. Sì, effettivamente potrei, ma poi chi è che fa questa roba qui? Avete presente? Mi state guardando, io sto creando contenuti. Perché sto creando contenuti? Non sto creando contenuti perché sono un content creator. Questa è stata la premessa. Non sono un content creator perché non voglio vivere, guadagnare, non voglio accrescere il mio potere grazie a questa roba che faccio. Questa roba che faccio è essenzialmente questi contenuti che io faccio in video e poi in audio, e ieri ne ho organizzato 4 puntate in un giorno solo. È stata veramente una bella fatica, tra montaggio video, montaggio audio e i keyword, e i cazzi e mazzi e su e giù. Perché faccio questa roba? Faccio questa roba perché devo riempire dei vuoti. Devo riempire dei vuoti, ma che potrei riempire veramente ascoltando Harry Potter. Ma i miei vuoti sono vuoti umani. Sono vuoti di speranza. No, ma sì, così sembra una cosa diversa. Io devo riempire dei vuoti non tanto perché devo andare in ufficio, quanto perché a volte mi sembra di non aver combinato niente e a volte ne sono sicuro di non aver combinato niente nella vita. Cioè, il,
il fare questi contenuti qui, avere quei 3-4 di voi che mi ascoltano, ma soprattutto avere me stesso che mi riascolto, è importante questo, io che mi riascolto e che di conseguenza faccio un passettino in più per mettere ordine nelle cose che ho in testa e riascoltandomi le metto in pratica, fa sì che possa piano piano, in un modo molto contorto e astruso e difficile, possa avvicinarmi leggermente sempre di più al mio obiettivo, che è quello di finire un'applicazione, trovare una soluzione, qualcosa del genere. Cioè voi servite a me più di quanto io possa servire a voi. Io non so, ho ricevuto l'altro giorno un contatto, cioè una persona che mi ha messaggiato su Telegram dicendo: sono uno sviluppatore, bla 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 bla, mi hai convinto con il tuo podcast a iniziare a sviluppare in Swift e mi sono preso un Mac. E io, signor Apple, dovresti darmi una percentuale, cazzo, perché non è il primo che mi dice che si prende un Mac grazie a me. Cioè, almeno 10 persone le ho convertite io in primis. Eh, Vabbè, a parte questa cosa qui, nel senso, voi siete più servite a me da contraltare. Sarebbe interessante che davanti a me ci fosse qualcuno, o di fianco a me in questa automobile ci fosse qualcuno, per poter chiacchierare di qualcosa di simile. Cioè, siamo qui, stiamo chiacchierando e io ti dico quello che penso, tu mi dici quello che pensi e entrambi ne guadagniamo qualcosa. Qui adesso in realtà io sono qui che mi figuro la mia figura, perché mi vedo riflesso, specchio riflesso in questo video, mi figuro la mia figura e così facendo è come se mi immaginassi di essere davanti a una platea in cui uno degli ascoltatori sei tu che mi stai ascoltando o vedendo, e di conseguenza io faccio un grandissimo sforzo di mettere in ordine le cose, di mettere in ordine le parole, perché finire una frase è sempre una cosa positiva, di mettere in ordine le idee e di mettere ordine, e nel mettere ordine scoprire che alcune cose che mi sono venute in mente possono essere utili a me stesso e costruirle. Sono passati 13 minuti dall'inizio di questa trasmissione, il che significa che sto andando molto più velocemente del solito verso l'ufficio. Boh, saranno tutti, forse perché è veramente tardi, perché stamattina era quasi un orario decente e mia moglie ha detto: vabbè, visto che c'è tanto tempo, e ho detto: tanto tempo what? Cosa? Dove? Vado a farmi una doccia. Ed è andata a farsi una doccia. E a questo punto me la sono fatta io, l'ho fatta al ciotolo, che si è incazzato come una vipera. Quando non ha voglia di fare qualcosa si incazza come una vipera. E si incazza, si scazza, frega un cazzo, come dicevano i Profilax. Vabbè, dopo questa grande rivelazione, piccola pausa pubblicitaria per voi, piccola pausa per respirare per me. Allora, ieri e l'altro ieri, perché attraversi che c'è il rosso, cogliona? C'hai anche un cane, te lo stavo per tirare sotto. Ma cazzo, ma c'hai l'idiozia, cioè potevi aspettare un quarto di secondo e nessuno si faceva male. Ah, porca puttana, ma c'è pieno di coglioni così in questo periodo, gente che attraversa col rosso, passa col rosso, viaggia col rosso e tu sei lì che dici: ti ho salvato la vita, almeno chiedermi scusa, che no. Vabbè, eh, negli ultimi 2 giorni ho messo in pratica quello che era UM Racer, che credo che abbiate ascoltato 2 puntate fa, non la puntata precedente, la puntata precedente ancora. E la cosa interessante è che ho preso il codice e l'ho mandato a Gemini dicendo: "Oh, Gemini, Gemini, io ho fatto sta roba qui. Secondo te che cos'è e come posso migliorarla?" Gemini effettivamente ha fatto una bella analisi di quello che era, dando delle assunzioni, anche perché alcune strutture sono robe mie, e mi ha dato il suggerimento su come renderla thread safe. Cazzo, fighissimo. Poi in realtà l'hanno fatto in maniera un po' a cazzo, allora ho modificato il codice di Gemini in modo tale da adattarlo e farlo funzionare, e adesso questa infrastruttura funziona ed è veramente bella. Che cos'è OM Racer? Perché l'altra volta non l'avevo chiamato così, ma l'avevo chiamato così. Racer perché fondamentalmente è un arbitro di cose che corrono insieme, in modo molto più sensato. Dai, passa ciccia. Grazie perché mi ha detto grazie. L'idea è questa. Disk Content AI è un motore di ricerca, ok? È un motore di ricerca che cerca un file o media. L'aspetto è uguale per tutte e due, ma in realtà sono 2 motori di ricerca separati. Ma va bene lo stesso. Tu inizi a digitare il nome di qualcosa e lui te lo trova. Facile, no? Che cosa vuol dire, vero questo? Allora, una delle cose più rilevanti che di cui dobbiamo essere consci e pregni, è che ogni istante della nostra vita
la cosa che più utilizziamo per trovare cose è qualcosa che si chiama tipo Google. Credo che l'abbiate sentito nominare, ok? Che è un motore di ricerca. È il motore di ricerca più potente del mondo, probabilmente, anche se ultimamente l'utilizzo delle intelligenze artificiali che si uniscono ai motori di ricerca può aiutare. Ma infatti devo dire la verità che l'ultima volta che ho fatto una ricerca su Gemini ha utilizzato il modello Reasoning per trovare le fonti e mi dice anche dove ha trovato le fonti. Alla fine mi ha fatto un elenco bibliografico di 15 link per un reasoning che ha impiegato tipo 2 minuti a tirar fuori. Sin troppo complesso, alla fine mi interessava solo il codice l'ho copiato e funzionava. Codice semplicemente che prende un'immagine, una fotografia e mette automaticamente, si setta a posto i livelli. Figata cosmica. Vabbè, la realtà è che abbiamo davanti a noi un motore di ricerca continuamente e tra l'altro diventa sempre tutto un po' più minimale, perché vi ricordate una volta quando c'era Yahoo che era veramente un caos con in alto la barra di ricerca? Adesso c'è Google che è un campo e la scritta Google in alto che viene poi localizzata e customizzata a seconda di eventuali ricorrenze, tipo è l'equinozio di primavera e c'è tutta la Google scritto con i caratteri della primavera. Però vi sto dicendo cose che voi già sapete. Google o neanche Google, la barra dell'indirizzo del vostro browser, che è Google anche quella, a meno che avete settato DuckDuckGo e cazzi e mazzi, lo so, che siete belli e ci avete il cazzo duro, non mi interessa. Capite che siamo di fronte a un motore di ricerca continuamente, decine e decine di volte al giorno. Mm? E anche quando non lo siamo, tutte le nostre applicazioni hanno comunque in qualche modo un motore di ricerca. Il Finder del Macintosh ha il motore di ricerca e probabilmente anche il File Explorer di Windows ha un motore di ricerca. Cioè noi ricerchiamo continuamente cose. E la grande potenza di Google, che sa Dio come cazzo ci è riuscita, ma sono contento per loro, con dei server con i controcazzi, è che tu digiti 3 parole tipo rack e ti dà già un suggerimento di cose che puoi trovare, tipo raccuglia. Non è così, però lo sapete, no? E poi in un attimo vi trova le cose, magari anche raggruppate con file, immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Google è veramente figo in questo. La mia applicazione è un motore di ricerca e io commisi un grosso errore ab origine e perché mi ero fatto prendere dalla facilità con cui le cose funzionavano. Inizialmente Discontent AI doveva essere un motore di ricerca di file perché mi ero scritto questa applicazione in 2 ore per risparmiare $36 più tasse, 40 euro, ok? L'applicazione che dovevo ricomprare, che avrei voluto ricomprare, si chiamava Disk Catalog, che praticamente è un'applicazione che tu gli ficavi dentro un hard disk, gli facevi scansionare e lui si teneva traccia di tutti i file, proprio del nome del file con il percorso. Basta, e la dimensione. Basta. Così che se tu stavi cercando un progetto che era per, che ne so, facciamo un esempio, Atlas Video Promo, tu digitavi Atlas Video Promo e lui ti trova le cose velocemente. Il motore sottostante era scritto probabilmente in Cordata o anche direttamente in SQLite. Io volevo scrivere quell'applicazione lì, volevo rifare quella roba lì, ok? Avevo questa ambizione. Mi sono detto, come si fa a fare sta roba velocemente senza sbattersi? Era appena uscito Swift Data, ho detto facciamolo in Swift Data e la prima versione di questa applicazione l'ho scritta, cioè che funzionava e faceva la scansione in 1 ora e 45 minuti. 1 ora e 45 minuti e dopo altri 15 minuti avevo già fatto la scansione di 2 o 3 dischi. Ed era talmente veloce la ricerca che praticamente bastava digitare 2 o 3 lettere e la ricerca veniva velocemente. Perché? Perché di sì, perché era una ricerca abbastanza blindata, perché facevo una ricerca soltanto sul percorso, sul path, perché quello c'era dentro lì, soltanto il percorso. Ok? Mi sono detto che figata, possiamo migliorarlo un pochettino oppure no. Pubblicai in inglese un video che diceva vi presento Disc Content, anzi Discontent, proprio tutto attaccato, che era un gioco di parole, Discontent, cioè nel senso sono scontento, Discontent e Disc Content. E mi sono detto, la cago fuori a 99 centesimi, tanto ho impiegato 2 ore a realizzarla, cioè la mia idea era quella. Poi il giorno dopo ho detto, che bello, sono molto preso bene, la miglioro, ci ho aggiunto un po' di cose, uscirà a 2,49 euro. E poi ero preso talmente bene
che ci ho aggiunto cosa? Anche tutta la parte di fotografie e video che è diventato poi il core di questa applicazione. Però l'origine di questa app era questo barra di ricerca che trovava abbastanza velocemente in tempo reale le cose. E questo è stato il mio problema. Perché Disc Catalog, l'applicazione che ha tipo 20 anni, che usavo prima, di cui avevo la licenza, però è scaduta la licenza perché dopo 10 anni hanno detto basta, se vuoi aggiornare devi comprare una roba nuova. Praticamente aveva questa barra di ricerca, tu cliccavi, digitavi il nome che volevi trovare, tipo Atlas Wine Studio, Atlas Video Promo, e poi cliccavi sul pulsante cerca. Avete presente quel pulsante cerca al lato? Sì, sto facendo content creation. Fai finta di non guardare. Quando fanno finta di non guardarti, è bellissimo. Clicchi sul pulsante cerca. A questo punto veniva fuori una schermatina col progress bar, sto cercando, durava un secondo, poi andava via. Ecco, quello avrebbe funzionato, anche con me. Avrebbe funzionato perché ma cazzo, cioè, sono veramente 20 minuti che sto parlando del nulla. Avrebbe funzionato perché tutta la coda che non ho fatto fino adesso la sto facendo qui. Perché fondamentalmente è importante l'esperienza utente. L'esperienza utente è data dal fatto che l'utente deve sentirsi padrone di quello che sta succedendo. Ok? Io devo cercare Atlas Video Promo, scrivo Atlas Video Promo e poi il mio potere è vero e proprio quello di premere il pulsante cerca. A quel punto l'applicazione immediatamente ti mette fuori una schermata. Sto facendo, tranquillo, arrivano. Ok, dopo qualche istante mostra i risultati. Chiarissimo, no? Sto facendo. Vuol dire io patrone, io master to slave, io dio tu plebeo, non lo so, si può dire così. Cioè io comando e tu agisci. Questa è l'esperienza utente. Ok? L'esperienza utente però è cambiata nel corso degli anni con Mamma Google che ti dice guarda non ti faccio neanche fare cliccare su cerca, cioè intanto che tu digiti ti dico già cosa potresti trovarti, faccio un anticipo, ti faccio un elenco delle keyword che di solito arrivano quando uno scrive sta roba. Se uno scrive rack, cioè nel senso non credo che non vadano perché si siano addormentati, cioè uno su una corsia magari, ma su tutte e tre le corsie magari era semplicemente rosso. Dicevo, il feedback continuo e il fatto che io avessi fatto questa cosa che funzionava praticamente in tempo reale con la versione precedente, la primissima versione di This Content, cacchio, cioè nel senso mi ha preso bene. Però le cose sono cambiate. Le cose sono cambiate perché a un certo punto l'applicazione ha iniziato a essere pesante. In questo momento ho acquisito tipo una quindicina di dischi per un totale di 23, no, forse un po' di meno, una ventina di terabyte di materiale, 900.000 file, di cui 300.000 file media, che sono stati classificati. Scusate, i miei due database, il database dei file ha 900.000 record, il database dei media ne ha 300.000 con anche i dati di preview, un'anteprima dell'immagine, un'anteprima dell'audio, un'anteprima del video. Sono 7 gigabyte e 2 di materiale, di classificazione. E le query non sono semplicemente cerca una stringa all'interno di un'altra stringa, di un campo testo. Le query possono essere complicate, puoi specificare l'intervallo di date di creazione o di modifica, puoi specificare la dimensione minima del file, puoi specificare se sono solo già file che sono accessibili oppure se sono anche file che sono su hard disk che non sono più connessi. Puoi cercare le immagini per risoluzione, per colori, per contenuto, puoi cercare i file audio per genere musicale. Cioè, veramente, questo è il motore di query, il motore di ricerca. Cosa significa? Che se io digito Atlas nella barra di ricerca dell'applicazione, diciamo che con tutti i file catalogati impiega 1,7 secondi a darmi tutti i risultati, centinaia di risultati. Se io però digito Atlas nella barra di ricerca dei video, e dunque trova tutti i video che appartengono a cartelle Atlas o hanno Atlas nel nome, il tempo di ricerca è dell'ordine di 10 secondi. 10 secondi. Perché 10 secondi? Perché sono cose complicate, perché la query su un database così grande impiega un po'. E voi potreste dire 10 secondi è un'infinità. Sì e no, nel senso, è un'infinità se cerchiamo Atlas, proprio Atlas veramente, su Google, che nell'arco di mezzo secondo ti fornisce tutto. Però direi che da Google ce lo si può anche aspettare, visto che hanno qualche server in più di noi.
La vera potenza di questa applicazione è che ti consente di trovare tutte le cose che sono relative ad Atlas su tutti i tuoi dischi, anche quelli che non sono connessi, in maniera veloce ed efficiente ed efficace, ok? Per cui 10 secondi sono niente. Immaginatevi che non vi ricordate in quale hard disk avete backuppato un progetto che avete fatto 8 anni fa. L'ho backuppato nel backup 10 e nel backup 11, ok? Anche solo tirar fuori l'hard disk backup 10, collegarlo al computer, aspettare che vada in spin, che parta, che venga letto, a questo punto far guardare che cartelle ci sono, è passato un minuto. E se è nel... Scusate, ma c'era una gragna. E se era nell'altro hard disk dovete rifare la stessa opzione. E se non vi ricordate dov'è nei vostri 20 hard disk, come cazzo fate? 10 secondi sono niente a questo punto. Ti dice, oh, guarda che quello che stai cercando è in questo hard disk qui. E anche in quell'hard disk lì. E tu puoi raffinare la ricerca. 10 secondi sono niente. Però 10 secondi sono l'infinito quando c'è, quando c'è da rispondere a un ordine. Perché se tu clicchi su un pulsante cerca e appare una schermata, una progress bar dicendo sto cercando, magari con qualche supercazzola, grafici, animazioni, la lente di ingrandimento che guarda su un hard disk, avete presente queste belle cose che si facevano negli anni 2000? Grazie Windows, hai veramente tirato fuori una classe di comunicazione veramente silly, che poi nel senso c'è queste cose proprio bizzarre fatte da Microsoft che invece uno si immagina un'azienda veramente retta, invece il clip ricordatevi che l'hanno inventato loro. Se avessi fatto questa cosa qui e poi dopo avessi presentato i risultati, perfetto. Però ho usato e ho fallito dicendo no, facciamo la ricerca live. Vuol dire che intanto che digiti inizi a cercare. Stronzata pura, non fatelo mai più. Cioè fatelo su hard disk che possono, su database che possono trovare le cose veramente nell'arco di mezzo secondo, perché tutto il resto è merda. Pubblicità. Cosa mi ha detto la mia filosofia? Cosa possiamo fare per migliorare? Tu ma non hai guardato lo stop, eh? Sei uscita così, dicendo, tanto cazzo me ne frega, io c'ho il jeep, posso uccidervi. Fottiti, bottana. Così. Magari un uovo, però bottano. Allora, rimaniamo sempre nell'ambito di volerlo fare la ricerca in tempo reale, avere questo limite di 10 secondi e di dare comunque il coltello dalla parte del manico all'utente finale. L'illusione del potere, ok? Io devo avere questa possibilità, nel senso, inizio a digitare qualcosa, quando arrivo a 3 lettere, perché prima non mi va di cercare, devo cercare Atl, allora faccio partire la ricerca, ok? Perché? Non lo so, forse perché sono stronzo, però facciamo partire la ricerca. Effettivamente con così tanti file non avrebbe tanto senso, però ormai la cosa mi funziona, per cui andiamo avanti così. Atl parte la ricerca. E allora cosa deve succedere? E soprattutto io devo poter andare avanti a scrivere l'as. Atl as. UM Racer fa questa cosa veramente fighissima. È un arbitro. UM Racer dice, io faccio delle cose, cosa che faccio? Lo dici tu, è un oggetto che lavora con le closure e con le generics. Vuol dire che accetta in ingresso un input e si aspetta che che qualcosa fatto dall'utente produca un output. Allora, l'utente cerca Atl. Ok, il motore aspetta 0,25 secondi, però è settabile dall'utente, per iniziare a cercare. Perché? Perché se l'utente scrive Atlas, che senso ha cercare Atl quando c'hai anche la A e poi la S? Cerchiamo veramente quando effettivamente qualcosa è da essere cercato. Perché? Perché se ci mettiamo 10 secondi, una volta che parte la ricerca va a parte. Allora per cui Atl, nel momento in cui l'utente scrive Atl però, viene mandato un messaggio dicendo stiamo cercando. Il messaggio è un display. Essenzialmente il display si aspetta, ed è un'altra key closure, che venga passato indietro un parametro. Il parametro che viene passato indietro è l'input stesso, per cui il display mostra effettivamente che sta facendo qualcosa. Sto cercando Atl, però nel momento in cui scrive A, rimanda il messaggio fuori, sto cercando Atla. E l'utente vede il pallino, c'è uno spinning, in realtà c'è un'animazione che ho fatto che mi piace molto, che diventerà il mio marchio, il mio signature per tutte le applicazioni da qui in avanti. Atl, poi digita A, Atla, poi digita S, sto cercando Atlas, ma la cosa interessante è che ancora non ha iniziato a cercare.
Se a un certo punto rimane in pausa per più di 0,25 secondi, parte la ricerca vera e propria. Parte la ricerca vera e propria che è con una closure, cioè nel senso, se aspetto, ti mando un input e mi aspetto un output, ok? E fin qui tutto ok. E quando l'output è finito, che ce l'ho, me lo salvo in cache, nel senso, a partire da questo input devo produrre questo output. Dico di non displayare più nulla, la barra di ricerca è finita e faccio il callback finale dicendo ho trovato questo output. E a questo punto l'applicazione vera e propria Discontent AI si occupa di mostrare i risultati. Tra l'altro ho aggiunto anche la possibilità, sempre con delle callback, che all'interno del callback principale, del fetching, della query, possono essere richiamati dei sottopassaggi, così ho dei sotto step, nel senso sto cercando, sto ordinando, sto filtrando, sto facendo, ok? Che è una cosa comoda. Non ce n'è tanto bisogno perché adesso sono molto veloci. Il grosso è la query, che tra l'altro è cachata pure lei, con un timeout di 5 minuti, perché così se stai facendo acquisizione di file, di media, ogni 5 minuti resetta la cache in modo tale che se uno rifà la stessa query dopo 5 minuti trova anche i file che prima non c'erano, perché sono stati aggiunti nel frattempo. Ora, dato che me ce l'ho in cache, la prossima volta che qualcuno mi chiede Atlas, se la cache è ancora valida, mi sento scemo che sto qui a fermo un semaforo rosso. Se la cache è ancora valida, restituisco direttamente subito il valore, senza neanche aspettare, o forse aspettando 0,25 secondi. Ok? E questo è il motore. Ma la cosa interessante è che se io sto elaborando qualcosa, nel senso sto facendo la query, devo aspettare 10 secondi e arriva un nuovo input, cioè Atlas Wine o Atlas Promo, ok? Atlas Promo, per cui dovrei cercare Atlas Promo invece di Atlas, però sto già cercando Atlas. A questo punto immediatamente viene fuori il display. Sto cercando Atlas Promo. Viene atteso che finisca il task di ricerca principale, ma dato che ce n'è uno nuovo, non succede niente, faccio partire quello nuovo. Notare che se intanto che sono attesa ne arrivano tanti, tutti vengono discardati, vengono cancellati tranne l'ultimo, perché se io scrivo Atlas Promo 2025, magari vorrebbe cercare promo, però intanto scrivo 2025, allora a questo punto cancella la ricerca di Atlas Promo e cerca direttamente Atlas Promo 2025. Notare che adesso il motore è furbo, per cui se tu scrivi 2025 non te lo cerca solo nel nome ma anche nella data. Chiusa parentesi, genia. Cioè qui proprio siamo a livelli cazzo stratosferici. Per cui questa roba qui, sì, dato che la query una volta che parte non si può interrompere, è un casino. Le query sono monothreaded, per cui nel senso non si può fare due query contemporaneamente allo stesso database. Sì, sarebbe interessante avere due copie del database per fare due ricerche in parallelo, però comincia a diventare un po' complicata come cosa, non trovate? Eh, Cazzo, però non è una stronzata. No, 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 basta, diciamo è una stronzata. Ho un feedback immediato. Il feedback immediato è sto cercando e anche se non sto cercando veramente, gli dico che sto cercando. Qualsiasi cosa cambia, gli faccio capire all'utente, sto cambiando la ricerca, ma è soltanto quando io sono stabile e faccio partire la ricerca, che faccio partire la ricerca vera e propria. E a questo punto, l'interazione con l'utente è, è giusta, nel senso l'utente ha in mano il potere di fare partire la ricerca senza neanche farlo partire perché non c'è un tasto cerca. C'è il feedback immediato e c'è tutto il tempo necessario. Sono 10 secondi, perfetto. Poi tra l'altro anche il timing viene anche sparato fuori, ci ho messo 8 secondi a trovare sta roba. È bello e il timing parte non dal momento che inizia la ricerca, ma dal momento in cui parte e inizia la digitazione. Così se c'è una query Atlas, poi una query Atlas Promove 2025, probabilmente si becca la somma dei tempi. Ma la seconda query è un pochettino più restrittiva, per cui probabilmente impiega meno tempo, invece di metterci 20 secondi ce ne mette 12. Notare che io ho fatto una prefazione di 25 minuti per poi parlare, quanti sono? 8 minuti effettivamente di questa roba che ho fatto. Perché? Perché dovevo arrivare in ufficio e dovevo riempire i vuoti. Devo riempire il vuoto della mia anima. L'ultima pausa pubblicitaria e poi andiamo avanti. Ieri mi sono sentito talmente sicuro dell'applicazione che ho scritto agli americani. Ho detto, oh, secondo me io sono pronto. Che ne dite? Facciamo un lancio soft? E mi hanno già risposto dicendo, l'idea di fare un lancio soft dipende da te.
però vorrei che mi rispondessero pensando, abbiamo visto l'app e stavolta ci sembra sufficientemente solida. Mi piacerebbe dire che questo è il trionfo della volontà, citando Leni Riefenstahl e probabilmente il Terzo Reich, ma la realtà è che è il trionfo della frustrazione e dell'ossessione, che è quello di cui ho bisogno, nel senso, l'ossessione è l'unica cosa che ti porta a pensare costantemente ad un unico obiettivo e in qualche modo avvicinartici. Non è bello, assolutamente, però funziona così. Per cui, grazie di avermi ascoltato, vi farò sapere come sta andando. Questa roba qua di UM Racer funziona alla grande, è una delle cose più stronzamente eleganti che abbia mai realizzato e ne sono molto orgoglione. Ok, questa qua avrei potuto... Sì, hai ragione, scusami, ti faccio passare. Hai ragione, passa. È lo stesso della Jeep di prima. Figlia bottana! Vi ricordo che se avete visto sto video in video, siete invitati calorosamente a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, 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 le solite cose che dovreste fare e che non fate. Se avete ascoltato questa cosa in audio, mettete le stelline, cazzi e mazzi e venite sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot. In audio, a valle della sigla finale, c'è il riassunto di ChatGPT. E basta. Grazie di avermi ascoltato, di aver fatto sì che io mi tenessi compagnia da solo e tenessi compagnia anche a voi e di conseguenza voi avete tenuto compagnia anche a me in questo viaggio. Buona giornata e buon ascolto di quel che verrà. Ciao!